Salve amici e benvenuti a Il Mistero Servito. Cosa vedi quando ti guardi allo specchio? Il tuo viso, la tua identità o qualcos'altro? Per secoli ci hanno spiegato che lo specchio è uno strumento di vanità, un oggetto per curare le apparenze. Ma se questo fosse una bugia, la bugia più grande mai raccontata dalla storia, e se gli specchi ritrovati nelle antiche tombe non fossero destinati alla vanità, ma a un viaggio. Questi manufatti etruschi in bronzo presentano incisioni rituali che suggeriscono uno scopo terrificante. Non sono semplici lastre di metallo, sono chiavi. Stiamo esaminando le prove che indicano come queste superfici levigate fossero in realtà sofisticati portali progettati per colmare il divario tra il nostro mondo e un'oscura dimensione paranormale. Oggi sfideremo la storia ufficiale, analizzeremo il bronzo lucidato, le collocazioni funerari e le recenti sconvolgenti scoperte che suggeriscono l'esistenza di una tecnologia antica perduta, una tecnologia capace di aprire porte che forse non avrebbero dovuto essere aperte. Ma gli Etruschi erano soli in questa conoscenza o facevano parte di una tradizione globale dimenticata? Benvenuti nel mistero dello specchio etrusco. Per comprendere il segreto degli specchi dobbiamo prima comprendere il loro creatore, gli Etruschi, una civiltà che dominava il Mediterraneo antico prima ancora dell'ascesa di Roma. Una cultura sofisticata, ricca, artistica, eppure per la storiografia tradizionale rimangono un enigma irrisolto. Non hanno lasciato grandi trattati filosofici. La loro lingua, sebbene leggibile foneticamente, rimane in gran parte incompresa nel suo significato profondo. Sono un popolo del silenzio. Ma mentre la loro parola scritta ci sfugge, i loro oggetti parlano a gran voce. Migliaia di specchi, ritrovati in quasi ogni tomba significativa, sia di uomini che di donne. L'archeologia accademica ci dice: era un oggetto da toilette, un lusso personale. Ma poniamoci una domanda logica: perché seppellire uno strumento di vanità, uno specchio, con un morto? Nelle antiche credenze gli oggetti funerari servono al defunto nell'aldilà. Un'arma per combattere, del cibo per nutrirsi, ma uno specchio per cosa? Per guardarsi nell'eternità? O forse lo specchio non serviva al defunto per vedere se stesso, ma serviva a qualcos'altro per vedere lui. È qui che troviamo la prima prova schiacciante. Molti di questi specchi portano incisa una parola: sutina. Questa parola significa per la tomba o del sepolcro. Una volta che questa parola veniva incisa, solitamente sul lato riflettente dello specchio, l'oggetto cessava di appartenere al mondo dei vivi. Veniva ufficialmente consacrato, sigillato al defunto e al suo viaggio nell'oltretomba. L'atto di incidere sutina rendeva lo specchio inutilizzabile per l'uso quotidiano. Questo dettaglio sfida la visione dell'archeologia tradizionale. Se fossero stati solo un bene di lusso, non ci sarebbe stato bisogno di disattivarli per i vivi attraverso un'iscrizione specifica. Sutina non è solo una dicitura di possesso, è un marchio rituale che trasformava un oggetto fisico in uno strumento tecnologico spirituale, destinato esclusivamente al regno dei morti. Gli Etruschi erano ossessionati dalla divinazione, leggevano il fegato degli animali, il volo degli uccelli, i fulmini. Credevano che il velo tra il mondo visibile e quello invisibile fosse sottile. E se lo specchio fosse lo strumento per strappare quel velo? Non stiamo parlando di superstizione primitiva, stiamo parlando di una civiltà ingegneristica capace di prosciugare paludi e costruire strade millenarie. Il loro approccio alla spiritualità era tecnico, quasi scientifico, e lo specchio era lo strumento più preciso.
E qui la storia diventa ancora più oscura. Fino a poco tempo fa queste erano solo teorie, ma il panorama è cambiato drasticamente con i dati emersi dalle recenti campagne di scavo in Toscana. Parliamo delle indagini archeologiche del 2026. In una necropoli inedita vicino a Vulci, gli scavi hanno portato alla luce una camera funeraria intatta, ma non era una tomba come le altre. All'interno sono stati trovati 12 specchi di bronzo. Non erano posati casualmente accanto al defunto, erano murati, incastonati nelle pareti secondo allineamenti geometrici molto specifici. Ogni specchio era orientato verso un punto centrale della stanza, dove non c'era il sarcofago, ma un altare vuoto. Gli archeologi tradizionali hanno parlato di simmetria decorativa, ma i tecnici che hanno analizzato il sito con sensori magnetometrici hanno rilevato qualcosa di impossibile. Nel punto esatto dove i riflessi dei 12 specchi si incontravano, il campo magnetico terrestre risultava distorto, anomalo, come se lo spazio stesso in quel punto fosse curvo. I rapporti preliminari parlano di interferenze di fondo registrate dalle attrezzature digitali. Telecamere che si spegnevano, bussole che giravano all'impazzata. Gli specchi non erano oggetti passivi nella stanza, erano componenti attivi di un macchinario. Immaginate la scena, una stanza buia, una singola fonte di luce, o forse una torcia o una fiamma sacra. La luce colpisce il primo specchio, rimbalza sul secondo, sul terzo, creando una catena di riflessi infiniti. In ottica questa cosa crea un tunnel di luce. Per gli Etruschi invece creava un tunnel di accesso. La collocazione funeraria non serviva ad onorare il morto, serviva a sigillare qualcosa o forse a tenere aperta una porta per permettere al defunto di attraversarla, ma impedendo a ciò che stava dall'altra parte di uscire. Gli allineamenti geometrici del 2026 non sono una decorazione, sono un lucchetto, è la chiave della luce. Dobbiamo chiederci quindi come funzionava questa tecnologia, perché una civiltà antica avrebbe bisogno di contattare una dimensione oscura. La risposta risiede in quella che i ricercatori definiscono la tecnologia del velo. Analizziamo la materia prima. Questi non sono specchi di vetro con argento dietro, sono dischi di bronzo lucidato, una lega di rame e stagno, spesso con tracce di piombo. Per ottenere un riflesso utile, la superficie deve essere levigata a un livello a microscopio dettagliatissimo. Gli artigiani etruschi raggiungevano una nitidezza che le tecnologie moderne faticano a replicare senza strumenti elettrici, ma c'è un dettaglio che gli storici dell'arte ignorano. Alcune analisi spettrografiche hanno rivelato anomalie nella composizione della lega. Tracce di minerali rari, non presenti naturalmente nelle miniere della Toscana dell'epoca. Minerali con proprietà conduttive. Guardate il retro di questi specchi, non sono semplici decorazioni, sono incisioni occulte, raffigurano divinità, eroi, scene mitologiche, ma spesso le figure non corrispondono ai miti greci o romani che conosciamo. Ci sono entità alate, esseri ibridi e simboli geometrici che si ripetono. Alcuni ricercatori hanno notato che queste incisioni seguono proporzioni matematiche precise. Spirali, angoli di 72 gradi, la sezione aurea. È come se l'incisione sul retro servisse a programmare la superficie riflettente frontale. Immaginate lo specchio non come una superficie passiva, ma come un circuito. L'incisione è il software, il bronzo è l'hardware, la luce è l'energia. Quando un etrusco si guardava in questo specchio durante un rituale, non stava cercando una conferma alla propria bellezza, stava cercando un contatto. Ma c'è un altro elemento fondamentale.
I nodi tellurici. Gli specchi venivano posizionati esattamente in corrispondenza di questi punti energetici della Terra. Il bronzo inciso, quando posizionato in un nodo tellurico, diventava un dispositivo di focalizzazione perfetto. Permetteva di catalizzare l'energia, la coscienza residua e la risonanza. Se il bronzo era l'hardware e le incisioni geometriche software, il nodo tellurico forniva l'ambiente energetico necessario affinché la luce potesse attivare correttamente il dispositivo. Non è magia, è tecnologia, una tecnologia che abbiamo dimenticato o che ci hanno fatto dimenticare. Ma gli Etruschi erano soli in questa conoscenza? La risposta è no. Quello che stiamo scoprendo è che gli Etruschi facevano parte di una tradizione globale dimenticata, civiltà distanti migliaia di chilometri. Senza apparenti contatti tra di loro svilupparono una tecnologia speculare, simile per scopi identici, aprire portali verso l'invisibile. Mentre gli Etruschi lavoravano al bronzo, dall'altra parte dell'oceano gli Aztechi, i Maya e gli Olmechi creavano specchi di ossidiana, ma anche gli egiziani, vedremo. Vetro vulcanico nero lucidato a mano. La somiglianza però non finisce qui. Come gli Etruschi, anche i mesoamericani vedevano questi specchi come portali verso altre dimensioni. Erano associati al dio Tezcatlipoca, il cui nome significa specchio fumante. Chiunque guardasse in quello specchio vedeva il proprio destino inevitabilmente. Gli Olmechi usavano specchi di ossidiana concavi capaci di accendere fuochi concentrando la luce solare, una tecnologia simile a quella etrusca, la luce come energia attivatrice. Ma c'è una differenza fondamentale. Mentre gli Etruschi usavano gli specchi principalmente per la morte e la resurrezione, i mesoamericani li usavano per la divinazione e il destino. Il riflesso mostrava la verità inevitabile del futuro. E nell'antico Egitto, fino dal 2900 a.C., gli egizi creavano specchi di bronzo e rame, ma la loro forma non era casuale. Un disco circolare che simboleggiava il ciclo solare, morte, rinnovamento e risurrezione. Gli specchi erano usati nei riti di opening mouth, l'apertura della bocca, un rituale di rianimazione eseguito sulla mummia o sulle statue del defunto. Permettevano al morto di respirare e mangiare nell'aldilà. Gli egizi credevano che l'aldilà fosse un'immagine speculare della vita terrena. Gli specchi nelle tombe non erano oggetti di lusso. Erano strumenti magici per guidare il defunto attraverso il viaggio nell'oltretomba, associati al dio Ra e al ciclo quotidiano del sole. Morte al tramonto, resurrezione all'alba. In Grecia e Roma la pratica si chiamava katoptromazia, divinazione attraverso gli specchi, usati nei misteri eleusini, riti segreti di morte e rinascita, associati a divinità come Afrodite e Dioniso. Il mito di Perseo ci insegna qualcosa di importante. Usò uno scudo lucido come specchio per decapitare Medusa senza guardarla direttamente. Lo specchio come protezione contro le forze che non possono essere affrontate a viso aperto. In Cina, fino dal 2000 a.C., gli specchi di bronzo con simboli cosmologici sul retro erano usati per comunicare con gli antenati. Nelle Ande gli Incas usavano specchi di pirite e ossidiana associati al culto del sole. Civiltà che non avrebbero potuto conoscersi, continenti separati da oceani, eppure tutte svilupparono la stessa tecnologia. Tutti videro negli specchi non oggetti di vanità, ma portali. Tutte usarono la geometria sacra, la luce e stati di coscienza alterati. Questa non è coincidenza, è scienza perduta, una scienza che l'umanità ha dimenticato. Ma torniamo agli Etruschi, torniamo al loro rituale più misterioso, il rito del doppio.
Documentato da frammenti di testi e lamine d'oro, questo rito trasformava lo specchio da oggetto passivo a strumento attivo. I sacerdoti usavano gli specchi per chiamare l'anima del defunto e guidarla nel passaggio critico tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Ma ecco l'aspetto più inquietante. Durante il rito, mentre una figura si avvicinava allo specchio, il suo doppio, il riflesso, poteva restare immobile e fissare il soggetto invece di imitarne i movimenti. Non era un trucco ottico, era una verifica. I sacerdoti usavano questa interazione per controllare chi o cosa stesse tornando indietro dal velo che separa le due dimensioni. Gli specchi fungevano da portali per i traghettatori mitologici Carun e Vant. Carunt ricorda qualcosa? Per gli Etruschi questi non erano mostri da temere, ma guide necessarie. Per ogni traghettatore c'è bisogno di un approdo. Lo specchio era quel porto. E le anomalie magnetiche rilevate a Vulci nel 2026, quelle distorsioni del campo magnetico, le busole impazzite, le telecamere che si spengono, sono la prova che questi dispositivi sono ancora attivi. Dopo 2500 anni gli allineamenti geometrici, i nodi tellurici, le leghe speciali continuano a generare effetti fisici immisurabili, come se lo spazio stesso in quelle tombe fosse ancora vivo. Le prove sono frammentarie. Gli accademici ridono, dicono che è fantasia, che è pseudoscienza, ma come spiegano gli allineamenti magnetici? Come spiegano la perfezione delle leghe? Come spiegano l'ossessione funeraria per questo specifico oggetto? Come spiegano quelle civiltà che, distanti migliaia di chilometri, hanno sviluppato la stessa tecnologia del velo? La storia è scritta dai vincitori. I romani che conquistarono gli Etruschi volevano dimenticare i loro segreti. Volevano seppellire la loro magia sotto il cemento della razionalità imperiale. Ma la terra restituisce ciò che le viene affidato. Oggi noi guardiamo agli specchi ogni giorno, vetri freddi prodotti in massa, ma la prossima volta che passate davanti a uno specchio riflettente in una stanza silenziosa, con la luce bassa, fermatevi. Guardate oltre il vostro riflesso, chiedetevi, quella superficie è davvero solida? O è solo un velo sottile, come quello che gli egizi, gli aztechi conoscevano bene? O forse i portali non sono stati distrutti, sono solo stati spenti. E la domanda rimane aperta: siamo noi che guardiamo lo specchio o è lo specchio che sta aspettando di guardare noi? Se questo video ha acceso una luce sul vostro lato oscuro, lasciate un like e iscrivetevi. Il mistero è appena iniziato. Alla prossima indagine.